Ciao a tutti! In questo breve video tutorial vedremo insieme come pulire correttamente la vaschetta della nostra stampante 3D a resina, facendola tornare praticamente nuova, o quasi. So che è un'operazione estremamente noiosa, ma è fondamentale se vogliamo mantenere la nostra stampante 3D sempre efficiente. Questa operazione va fatta per diversi motivi. Ad esempio, quando vogliamo cambiare il colore della resina ed evitare che quella vecchia si mischi con quella nuova, alterando la tonalità o creando macchie sul modello. Oppure se non avete altra resina dello stesso tipo di quella che è già presente nella vaschetta e quindi questa è insufficiente per la prossima vostra stampa, allora dobbiamo sostituirla. Perché mischiare resine differenti, sia come tipo ma anche semplicemente come colore, può essere una cattiva idea, in quanto le resine possono avere tempi di esposizione differenti e quindi bisogna stare attenti a mischiarle insieme. Inoltre, se rimangono residui sul fondo, i primi layer, che sono quelli più importanti per l'adesione, potrebbero non polimerizzare correttamente, compromettendo l'intera stampa. Ma cosa ci serve per questa operazione? Prima di tutto, badiamo alla sicurezza. Ricordiamo che la resina è tossica, quindi indossare una mascherina almeno FFP2 per proteggerci dalle esalazioni è un consiglio molto importante che mi sento di darvi, mentre l'uso dei guanti, anche solo quelli usa e getta, è assolutamente obbligatorio. Maneggiate tutto con estrema cura e fate movimenti delicati per evitare schizzi sia sulla pelle, sia sui vestiti e sia anche sul tavolo da lavoro o addirittura sulla stampante stessa. Ecco tutto quello che ci serve. Allora, un paio di guanti usa e getta, ma è meglio averne un altro paio a portata di mano in caso i primi si sporchino troppo di resina. Una mascherina FFP2, un imbuto, piccolo, ma che possa entrare correttamente all'interno della bottiglia della resina, un colino o passino a seconda di come lo vogliamo chiamare, che sia però a maglie strette da usare esclusivamente per la resina. Ci servirà inoltre la bottiglia originale della resina, o se non avete una a disposizione sarà sufficiente un contenitore scuro non trasparente, perché la luce solare può con il tempo rovinare il prodotto, quindi è meglio proteggere il più possibile la resina dalla luce, quindi se avete la bottiglia originale è meglio. Poi avremo bisogno di una paletta di plastica e questa va benissimo quella che usiamo normalmente per staccare le stampe dal piatto. Una bottiglia di alcol isopropilico, non è necessario avere quello al 95%, va bene anche quello al 90% che possiamo trovare a poco prezzo anche al supermercato. Poi dei fogli di carta assorbente. Secondo me è meglio se avete a disposizione vicino al vostro tavolo da lavoro un rotolo dedicato alle vostre stampe, ad esempio un rotolo di carta assorbente industriale, ma se non le avete a disposizione potete prendere quello che avete in cucina, tanto vostra madre, vostra moglie o la vostra compagna non se ne accorgeranno. Infine lavorate sempre sopra una tovaglia incerata oppure una teglia capiente, che possano essere pulite facilmente e non sporcare il tavolo da lavoro. Io uso queste teglie che ho trovato a pochi euro da Ikea, ne ho comprate anche 3-4 perché mi sembrano abbastanza economiche e mi servono anche per poter distribuire tutti i pezzi dei modelli che vado a stampare di tanto in tanto. Mi raccomando, usate sempre poi utensili dedicati esclusivamente alla stampa 3D, non riutilizzateli per altre attività. Poi se vi serve in descrizione trovate anche tutti i link per poter acquistare tutti i prodotti che vedete in questo video. Ok, detto questo possiamo procedere con le fasi di lavoro vero e proprio. Innanzitutto prendiamo la bottiglia di resina e mettiamola vicino alla stampante 3D, questo per evitare spostamenti lunghi che possano far colare la resina anche sul pavimento. Assicuriamoci inoltre che la bottiglia sia stabile perché la resina, essendo pesante, mentre la versiamo potrebbe far cadere la bottiglia stessa. Inoltre assicuriamoci che la bottiglia sia sufficientemente vuota per poter contenere la resina che dovremo versare dentro. Posizioniamo l'imbuto sulla bottiglia di resina e quindi mettiamo il colino dentro l'imbuto. Verseremo la resina della vaschetta all'interno del colino, in modo che le maglie molto strette faranno passare la resina ma tratterranno eventuali residui semisolidi. Svitando le viti che bloccano la vaschetta alla stampante 3D, solleviamo la vaschetta con attenzione e delicatezza, senza inclinarla troppo per non far fuoriuscire la resina. Cerchiamo di avere una presa salda, perché dobbiamo ricordarci che alcune vaschette sono in metallo e possono pesare anche un bel po', quindi col tempo poi ci potremmo stancare. Cerchiamo di evitare di mettere le dita al di sotto della vaschetta quando teniamo in mano la vaschetta stessa, perché toccheremmo il FEP dal lato che è a contatto con lo schermo UV.
E poiché in queste operazioni è possibile che le dita possano sporcarsi di resina, teniamo sempre presente che dovremo maneggiare il tank, ruotarlo e tenerlo fermo durante il versamento in modo da non toccare mai il FEP. La vaschetta, ricordiamoci che ha sempre un angolo espressamente dedicato all'operazione appunto di versamento. Infatti potete vedere un angolo leggermente diverso dagli altri tre. Versiamo la resina molto lentamente perché il colino e l'imbuto si riempiranno molto velocemente, quindi stiamo attenti e facciamo movimenti molto delicati. Se l'imbuto si riempie, fermiamoci e aspettiamo che la resina scenda all'interno della bottiglia prima di versarne dell'altra, ovviamente. Come dicevo prima, il colino tratterrà eventuali residui solidi o quelli che io chiamo ostie gelatinose, che sono quelle parti di resina che non si sono del tutto solidificate durante la stampa 3D e che a volte possono formarsi all'interno della vaschetta stessa. Queste vanno, ricordiamoci, assolutamente rimosse e smaltite correttamente, ovviamente, altrimenti rovineranno le stampe future. Quindi non vanno né lasciate all'interno della vaschetta né all'interno della bottiglia, per questo ci serve il colino. Potrebbe accadere che il livello della resina all'interno del colino non diminuisca. Questo può accadere proprio perché il colino è intasato proprio da questi residui. Cerchiamo di mischiare la resina aiutandoci o con un cucchiaino di plastica oppure con uno stecchino, come faccio io, che possono esserci utili anche per rimuovere proprio i residui stessi dall'interno del colino. Quando dovete fermarvi perché l'imbuto è pieno, fate sempre attenzione alla resina che potrebbe colare sul bordo esterno della vaschetta. Questo deve essere evitato possibilmente, in quanto alcuni residui di resina potrebbero sporcare il FEP sul lato che va proprio a contatto con lo schermo UV. Non sarebbe un grandissimo problema perché se dovesse accadere potrete comunque pulire tutto con della carta assorbente e un po' di alcol, ma comunque sarebbe meglio evitare che accada. E comunque al termine di tutte le operazioni, prima di rimontare tutto, è bene dare un'occhiata al FEP anche dalla parte appunto che va a contatto con lo schermo UV per vedere che non si sia sporcato. Una volta svuotata la vaschetta, controlliamo se sul fondo del FEP ci sono macchie di resina solidificata che sono rimaste attaccate. Una volta svuotata la vaschetta possiamo pulirla. Prendiamo un foglio di carta assorbente e io normalmente lo piego in 4 per renderlo più spesso e poi ci butto su un po' di alcol. Passiamolo delicatamente sulle pareti interne e poi sul FEP. Usiamo sempre dei fogli di carta assorbente puliti e non dei panni in tessuto. Questo perché quelli in tessuto potrebbero lasciare dei pelucchi. Quando il foglio si impregna eccessivamente di resina, sostituiamolo con un altro foglio sempre imbevuto di alcol e proseguiamo con la fase nello stesso modo, quindi continuiamo pulendo sia le pareti interne sia il FEP in maniera molto delicata, soprattutto sul FEP. Ripetiamo l'operazione tutte le volte necessarie, anche se 3 o 4 fogli di carta assorbente dovrebbero bastare per una stampante di piccole dimensioni. All'inizio potrebbe sembrare tutto unto, che non abbiamo fatto un buon lavoro. In realtà, non appena l'alcol evaporerà, la vaschetta tornerà pulita e opaca. Prima di rimontarla, come dicevo prima, guardiamo il FEP anche dalla parte che va a contatto con lo schermo UV per sincerarci che non ci siano né macchie né ditate possano averlo sporcato in qualche modo durante le nostre operazioni. Inoltre valutiamo anche se il FEP debba essere sostituito. Questo è il momento opportuno per poter fare una cosa del genere. Se è liscio e piatto va bene, se vedete troppe increspature e troppi aloni, allora probabilmente è il caso di sostituirlo. Possiamo rimettere la vaschetta in sede e stringiamo le viti. Ricordo che questa procedura vale per tutte le stampanti consumer, incluse quelle a doppia vaschetta uscite recentemente, e sia per le stampanti a resina di piccole dimensioni, ma anche per quelle a dimensioni più grandi. Ok, siamo arrivati alla fine di questo video, ma prima di lasciarvi voglio dirvi ancora un paio di cose. Innanzitutto che in descrizione trovate i link per acquistare tutti gli strumenti che abbiamo utilizzato in questo video. Se avete delle idee o utilizzate delle procedure diverse, fatemelo sapere nei commenti. Infine, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi e attivate se volete anche la campanella. Nelle prossime settimane cercherò di attivare dei mini corsi sulla modellazione e sulla stampa 3D. Quindi restate sintonizzati e anzi, se avete delle richieste specifiche di qualcosa che vorreste vedere all'interno di questi mini corsi, avanzatele perché vi leggo sempre tutti quanti e sono sempre aperto a consigli e suggerimenti. Per oggi è tutto, noi ci rivediamo alla prossima.
Ciao a tutti!